Buongiorno amici, sono tornato. Oggi avevo bisogno di fare un po' di cose. Prima di tutto un po' di esche, qualche seppia da portare a casa da mangiare per me. Terza ed ultima cosa, ma non per importanza, provare il nuovo kayak. Ho fatto un salto di qualità con un Wildcat FX3, quindi mi sembrava proprio il caso di metterlo alla prova e come prima uscita ho provato qualcosa di semplice e rilassante come una pescata a seppie. Sarà una giornata molto tranquilla con al massimo un po' di brezza, il mare sarà calmo, l'acqua cristallina. Ovviamente il responso finale toccherà al mare, quindi mi metto subito in pesca e vediamo come andrà. Come attrezzatura ho portato due canne della Outset da 14 grammi, tra cui la Custom Rod che al momento della pubblicazione di questo video non è ancora in commercio. Per oggi la utilizzerò soltanto, ma in un video dettagliato poi ve ne parlerò bene. È una canna un po' tuttofare ma che si adatta molto bene alla pesca in mareggiata a spigole, saraghi e occhiate, quindi voglio descrivervela per bene in un video del genere. Per iniziare ho messo su una canna una 1000 righe nude del 3.0 con 30 grammi di piombo. In questa zona non c'è molta profondità, quindi 30 grammi bastano e avanzano, e man mano che cambio fondale aumento o diminuisco la piombatura. Questa mettiamola subito in pesca e vai. Mentre invece di qua sempre 1000 righe ma versione vecchia e soprattutto colorazione rosa. Questa leggera onda dà un movimento naturale all'artificiale che mi piace, quindi diciamo che iniziamo bene. Era partito tutto molto bene, ero in pesca perfettamente, ma non appena ho iniziato a pescare si è fermato il vento, di conseguenza non c'è scarroccio e non mi muovo manco con il kayak. Quindi lo scarroccio lo creerò io con leggerissime pedalate. Eh sì, che star fermo non è proprio il top. Una canna la tengo in mano. Niente, oggi non ci si muove, non c'è vento, provo ad andare più a largo anche perché vedo un fronte con un po' di brezza che si sta avvicinando, tra l'altro, quindi gli vado incontro, che spero possa farmi scarrocciare e pescare bene. Eccolo, sto per entrarci dentro, sì. Qua dovrei muovermi un pochino di più. Forse qua, come è iniziato lo scarroccio, abbiamo la prima seppia. Vediamo un po'. Sì. Eccola. Ferrata bene, c'è. Sì, è lei. Oh, alla fine è sempre lì, eh. Serviva un po' di movimento. Non sembra grossa, però accettabile. Bellina invece. Olè. E scappottiamo la mattinata. Dai, va bene. Vieni qua ragazza. Prima seppiotta del giorno. Mi aspettavo una taglia un pochino maggiore da questo periodo, però ci si accontenta. Dai, si può mettere nel gavone. Totanara rosa che non si smentisce mai. Via in acqua. Facciamo un controllino anche su questa che è un po' che è ferma. Ok, tutto regolare. Vediamo, voglio continuare questa scarrocciata per un altro pochino, poi se non succede nulla risalgo di un centinaio di metri per tornare dove ho fatto la cattura. Magari ce n'è più di una. Ci siamo? Pare. Sì, sì. Piccolina però c'è. Ma cos'è sta roba? Ma un mini polpo? Ma è bruttissimo! Ma che è?
No, è piccolissimo. Si sono svegliati i cefalopodi. Questo è un polpetto un po' strano come polpo, ma troppo piccolo da tenere. Piccolino, è tutta testa questo polpo, molto strano. Prima gli do un po' fastidio, poi lo rimetto in acqua. Vai. Yeah. Questa mi scatta. Andato. Piccola pausa per dirvi una cosa di cui in pesca non mi ero reso conto, perché l'idea di aver preso qualcosa di simile a un polpo, che in realtà non era un polpo, non mi è neanche balenata per un attimo in testa. Quello che ho appena catturato nel video non è un polpo, ma un moscardino, e me ne sono accorto soltanto a casa. E tra l'altro pure una nuova specie per me, perché non ne avevo mai preso uno. Comunque, andiamo avanti. Vada lì come vado, anche controvento. Direi che ho risalito abbastanza, si può ripartire. Combo verticale, questa la lanciamo un po'. Oh vai, si ricomincia. Allora, i pedali sono comodissimi in modalità riposo. Ora che lo scarroccio è aumentato è anche arrivato il momento di aumentare il piombo. I 30 grammi si salutano e passo a 50, faccio un bel rialzo. Tiè. Eccola, avevo sentito un movimento strano. Vai, presa. Bella questa. Più cicciotta. Sì, qui c'è sostanza. Beh, si sono attivate, ci è voluto un po', la mattinata è stata lenta, ma ora sembrano essersi svegliate. Orario un po' atipico, ma va bene lo stesso. Dove vai? Vai, buono, dentro. E 2. Sempre la rosa, se continuo a fare catture questa colorazione mi toccherà cambiare il colore anche in quest'altra canna. Fatti vedere. No, alla fine pesava più della prima, ma sono uguali. Sono 2 seppiotte uguali. Ho calato in testa ad una seppia, si è già attaccata. Subito. Ho appena chiuso l'archetto. Eccola. Coppiola, bellissimo. Anche bella questa. Ce n'erano 2, una a fila all'altra. Ho calato e si è attaccata. Questa sembra un pochino meglio, fa più trazione. Olè, vieni qua. Beh sì, è qualche centimetro più grossa. Bellissimo così. Ecco, queste sono cose soddisfacenti. 2 seppie prese a distanza di 10 secondi una dall'altra, la seconda un pochino più grossa. Basta non distruggermi il kayak magari. Olè, bello. Sono preso un bello starnuto bianco, almeno non c'era inchiostro. No, un po' c'era l'inchiostro. Ottimo, direi, dai. Adesso le mettiamo nel gavone e si riparte. La situazione si è fatta un po' negativa con tutto questo scarroccio, quindi il piano per svoltare il momento è risalire un po' il vento e abbassarmi di un 5-6 metri di profondità per pescare meglio. Vediamo se riesco a tornare bene in pesca e rifare qualche altra cattura.
Ok, dai, ripartiamo. Qui dovrei essere molto più basso, sui 10 metri. Adesso vediamo. Esattamente, 10-12. Sarà un 12 metri, non di più. Qui è molto più facile stare in pesca, le esche non svolazzano per troppo tempo, stanno bene a contatto con il fondo. Sto cercando di pescare al meglio perché è veramente complesso adesso. Posizione da relax ma canna in mano, perché con questo scarroccio non è per niente semplice. Cambio tattico di artificiale, sono passato dalla totanara verde chiaro che non mi ha dato soddisfazioni alla nera. Vediamo se cambia un po' qualcosa. Oh, vai. Oh, ci risiamo. Eccola. Bellina. In acqua bassa questa volta, molto bassa. Che sfrizionata potente. Guadino di qua. Ok, mi ha presa bene. Oh, il cambio ha dato i suoi frutti, eh? Non è grossa questa seppia, però dà soddisfazione, è arrivata così dopo il cambio esca. Oh, eccola, eccola. Che incannatona. Bella questa. Oh, questa è seria. Potrebbe essere un polpo. Troppo incannata. Questa è per forza un polpo. Vediamo un po' che bestia è. Sì, polpo. Ciao ragazzo! Oddio! Mi andava bene, pelo. E qua, polpetto. Sono un po' risvegliati di nuovo. Eccolo qua. Beh, almeno questo non è un microbo come quell'altro. Stavo pure divertente. Questo è uno dei pochi polpi con tutti i tentacoli intatti. Anzi no, gliene manca uno. Solo uno è mozzato, gli altri sono interi. Ok, dai, basta così, ho preso abbastanza vento. Si torna a casa. Fuori una. E fuori due. È arrivato il momento di rientrare. Giornata un po' moscia, caratterizzata da due estremi opposti. Sono passato dal mare piattone con assenza totale di vento al vento teso e onda che ormai è diventata fastidiosa. Tutto sommato qualche seppiotta sono riuscito a farla salire in kayak, guarda caso proprio in quella via di mezzo meteorologica che si è creata per un'oretta circa, ma neanche un'ora, forse anche meno tempo, una quarantina di minuti. Speravo di prenderne qualcuna di più, ma ci accontentiamo, con il pescato me ne vado a casa e mi faccio un bel piattino. Diamo il via a questa cena a base di seppia che, permettetemi di dire, è stata molto sudata. Ero partito con l'idea di farmi il classicone amato da tutti, seppia con i piselli, ma in realtà io non sono un grande amante di questa combinazione, quindi farò il pastaro e mi ci faccio il sugo per la pasta. Calamarata con le seppie. Ingredienti pochi ma buoni, c'è solo da pulire le seppie e si può iniziare.
Questa è una parte dell'interiore che ho salvato e messo da parte, sarebbe il fegato della seppia, l'ho visto utilizzare in alcuni condimenti insieme alla seppia e voglio provarci anche io. Soffrittino. Assaggione di conferma. È venuta una roba spaziale. Ci sento anche il fegato che dà quella spinta al sapore che ci sta veramente da Dio. Oh, ma è venuta buona forte. Avevo interrotto la registrazione per mangiarmi questa meraviglia. Provate questa ricetta perché è tanta roba. Comunque, il video di oggi finisce qua. Mi raccomando, come al solito, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché è importantissimo. E se vi fa piacere, lasciate un piccolo segno di supporto come un like, un commento, condivisione, insomma, una qualunque interazione. Alla prossima, ciao!